Salve, bentornate sul mio canale, benvenuti a tutte le nuove iscritte, io sono Tiziana. Oggi un progetto davvero molto estivo, molto particolare e sfizioso, la mia borsa Granny girasole. Adesso andiamo a vedere nel dettaglio tutto quello che ho utilizzato per poterla realizzare. Per questo progetto davvero molto semplice ma particolarmente sfizioso, io utilizzerò il cordino Indalux di Borgo dei Pazzi. Ho scelto la tonalità 36, 23, 35 e 27. Vi lascio anche il codice sconto col quale poterlo acquistare, ma il codice sconto è valido su tutti gli articoli che trovate su Borgo dei Pazzi. Questo progetto si presta comunque tantissimo anche al riutilizzo dei cordini che ci rimangono. Quindi spesso noi abbiamo dei progetti dove ci rimane comunque del cordino e non riusciamo a fare nulla. Invece quando si tratta di queste borse colorate è un'ottima occasione per riutilizzarli. Quindi oltre il cordino Indalux potete tranquillamente usare altri avanzi di cordino. Poi andrò ad abbinare una coppia di manici in bambù che trovate tranquillamente sia su Amazon che nelle mercerie online, ma potete comunque tranquillamente crearle all'uncinetto oppure una tracolla. L'uncinetto da me utilizzato sarà il 3,5, ma per questo tipo di cordino anche il 4 o il 4,5 andrà benissimo. E adesso iniziamo con la spiegazione della mattonella. Per il progetto della borsa Granny girasole dobbiamo realizzare 10 mattonelle. Io partirò dal colore più scuro, creo un anello magico all'interno del quale andrò a fare 16 punti alti, il primo sostituito da 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3. Quindi questa è la prima. E adesso all'interno andiamo a realizzare quindi gli altri 15 punti alti in questo modo. Quindi completiamo tutto e ci rivediamo per vedere come realizzare il cambio colore. 16 maglie alte completate, io ho già tagliato il filo, chiudo con una maglia bassissima sulla prima maglia alta e sfilo. Adesso prendo il secondo colore, cappietto, e adesso io vado a realizzare, intanto mi aggancio con un punto bassissimo e adesso sopra ogni maglia alta sottostante andiamo a realizzare dei punti puff. Quindi faccio una catenella, allungo un po' la nostra asola, prendo il filo, nello stesso punto faccio passare, estraggo ed allungo, la seconda volta faccio la stessa cosa, allungo e infine la terza, allungo, prendo il filo e chiudo tutte le maglie insieme e faccio una catenella. Prendo il filo, vado sulla maglia successiva e ripeto la stessa cosa, quindi il punto puff, estraggo e allungo, riprendo il filo, ripasso per la seconda volta e allungo, riprendo il filo, ripasso per la terza volta, allungo e chiudo tutto insieme. Faccio una catenella e rifaccio la stessa cosa e in totale dovranno essere 16, quindi allungo, entro la seconda volta, allungo, entro la terza volta, allungo, prendo tutto, chiudo e faccio una catenella ed eccoli qua. Quindi li completo tutti quanti e ci rivediamo per il terzo giro. Secondo giro quasi finito, facciamo insieme l'ultimo punto puff, quindi entro la prima volta e allungo, entro la seconda volta e allungo, entro la terza, allungo, chiudo tutto, catenella, taglio il filo e vado a chiudere con un punto bassissimo sul primo punto puff eseguito e sfilo. Ed ecco qui il secondo giro completato. Adesso prendo il terzo colore, faccio un cappietto e questo giro dobbiamo creare, quindi negli spazi dove c'è la catenella
dobbiamo andare a creare 4 punti alti chiusi tutto insieme e vi faccio vedere come. Creiamo intanto 2 catenelle e questa sarà la nostra prima maglia alta non chiusa. Prendiamo il filo, entriamo e chiudiamo solo una parte del nostro punto alto, riprendiamo il filo e facciamo il nostro terzo punto alto ed infine il nostro quarto punto alto non chiusi e poi li chiudiamo tutti insieme. Facciamo 2 catenelle e ripetiamo la stessa cosa nello spazio sottostante. Quindi entriamo, facciamo il primo punto alto non chiuso, facciamo anche il secondo, facciamo il terzo ed infine il quarto e poi li chiudo tutti assieme. Faccio 2 catenelle e ripeto, ve lo faccio vedere ancora una volta, sempre quindi nello spazio tra i 2 punti puff, prendo il filo e faccio una maglia alta non chiusa, ne faccio una seconda, una terza ed infine una quarta. E poi li chiudo tutti assieme e faccio 2 catenelle. Questo modulo lo ripeterò per 16 volte fino alla fine, quindi ci rivediamo per fare l'ultimo giro. Terzo giro completato, adesso dobbiamo far diventare quadrata questa mattonella. Quindi cosa facciamo? Prendiamo l'ultimo colore, il verde, cappiettino, e adesso andiamo a lavorare negli spazi quindi creati dalle 2 catenelle. Io intanto mi aggancio con un punto bassissimo e adesso qui iniziamo a fare l'angolo che comunque andremo a completare alla fine, ma adesso vi spiego. Facciamo una maglia alta, quindi sostituita da 3 catenelle, poi facciamo 3 catenelle che sarà il nostro spazio, diciamo, e poi sempre nello stesso punto andiamo a creare altre 3 maglie basse. Quindi 1, 2 e 3. E poi lo completiamo dopo, ve lo spiego strada facendo. Nel prossimo spazio andiamo a lavorare 3 mezze maglie alte, quindi prendiamo il filo, facciamo la prima, facciamo la seconda e la terza. In quello successivo andiamo a realizzare 3 maglie basse. Nello spazio seguente nuovamente 3 mezze maglie alte, quindi 1, 2 e 3. In quello successivo andiamo a creare l'angolo, adesso ve lo faccio vedere completo, quindi 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3, 3 catenelle di separazione e nello stesso punto altre 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3, ed ecco fatto l'angolo. E così stiamo iniziando a far diventare quadrata la nostra mattonella. Qui poi alla fine mancano 2 punti alti che poi vi farò vedere. In quello successivo ripetiamo lo stesso modulo di questo lato, quindi 3 mezze maglie alte, 3 maglie basse, nuovamente 3 mezze maglie e in quello successivo andiamo a ripetere l'angolo, quindi 3 maglie alte, separate da 3 catenelle e nuovamente andremo a ripetere altre 3 maglie alte.
sempre nello stesso punto, e così creiamo l'altro angolo. Qui ripetiamo lo stesso modulo, quindi 3 mezze maglie, 3 maglie basse, 3 mezze maglie l'angolo e così via. Quindi ci rivediamo a questo punto per farvi vedere come completare l'angolo. Eccoci qui alla fine, adesso andiamo a completare l'angolo. Quindi facciamo le ultime 2 maglie alte mancanti. E poi chiudiamo con un punto bassissimo sulla prima maglia alta, che in questo caso sono le 3 catenelle. Ed ecco qui. Adesso facciamo un giro di contorno a punto basso e la nostra mattonella è terminata. Quindi catenella, nello stesso punto facciamo un punto basso, nell'angolo andiamo a fare maglia bassa, catenella e maglia bassa, e questo ovviamente lo ripetiamo negli altri 3 angoli, e poi una maglia bassa sotto ogni maglia sottostante. Quindi molto semplice. E andiamo a realizzare le altre 9 mattonelle, quindi tutte uguali, e ci rivediamo per vedere come cucirle tutte insieme. Finite tutte le mattonelle, io le ho assemblate in questa maniera e siamo pronti per la cucitura. Spero che sia visibile, vedete? E adesso dobbiamo cominciare appunto le nostre cuciture. Io inizierò prima a cucire questo lato, questa parte e poi andrò a cucire queste. Quindi, e poi ovviamente quando assumerà la forma giusta ci saranno anche delle altre parti da cucire che vi farò vedere successivamente. Quindi io inizio da questa parte, mi aggancio, mi sono già agganciata con un nodino dietro, io vado a prendere tutte e 2 le asoline della catenella che abbiamo fatto qui nell'angolo della mattonella, prendo quella di fronte completa, quindi tutte e 2 le asole, e tiro. Vado nel punto successivo, prendo tutto il punto completo e anche quello di fronte e tiro per bene. E faccio la stessa cosa anche su tutti i punti successivi. Quindi così. I punti sono sempre quelli perché le mattonelle sono uguali, quindi sarà anche facile seguire la cucitura. E procediamo quindi eseguendo questa cucitura su tutte le mattonelle, perché appunto dobbiamo unirle tutte quante. Vedete? Quindi facciamo queste cuciture, quindi ripeto, io parto da qui, poi faccio questa e infine questa, poi giro il lavoro e vado a cucire tutte le altre mattonelle. Quindi completiamo tutto questo lavoro e ci rivediamo per vedere le cuciture successive. Finite tutte le cuciture, anzi quasi tutte perché ne mancano solo 2 e adesso vi faccio vedere, adesso noi mettiamo la borsa dal rovescio e riportiamo questa parte su queste mattonelle. Adesso dobbiamo ripiegare questa mattonella in questo modo, anche questa, e adesso sempre con lo stesso sistema con cui abbiamo cucito le altre piastrelle, sempre partendo dalla catenella e prendendo tutte e 4 le asole, andiamo a fare questa cucitura fino a qui e poi andiamo a fare anche questa. Quindi completiamo questo passaggio e ci rivediamo per farvi vedere come agganciare i manici. Ed ecco qui quindi con tutte le cuciture ultimate, quindi queste ultime 2, ed ecco la forma che ha assunto la borsa. Prima di inserire i manici facciamo un ultimo passaggio, ovvero un giro di rifinitura a punto basso in costa, quindi riprendiamo il nostro filato verde, facciamo un cappiettino, ci agganciamo in un punto qualunque e andiamo a fare quest'ultimo passaggio. Quindi ci agganciamo qui e sotto ogni maglia andiamo
a realizzare questo punto basso in costa che gli darà un'ulteriore rifinitura. Nell'angolo facciamo quello che abbiamo fatto sempre, ovvero sulla catenella facciamo un punto basso, una catenella e un punto basso e poi procediamo normalmente col punto basso. Quindi questo sarà il nostro ultimo passaggio. Quindi completiamo, arriviamo fino a qui, quindi facciamo tutto il perimetro e ci rivediamo per farvi vedere come inserire i manici. Ed eccola qui, quindi completata anche di contorno. Adesso dobbiamo andare a alloggiare i nostri manici. Vi ricordo che comunque potete anche realizzare 2 manici direttamente all'uncinetto oppure anche una tracolla. Io metterò questi e per alloggiarli in questo punto mi aiuterò con dei moschettoni. Quindi io prendo il moschettone, lo inserisco qui proprio al centro, faccio la stessa cosa anche da questa parte e vado a inserire semplicemente in questo modo i manici, quindi dentro il moschettone. Vedete? E faccio la stessa identica cosa anche dall'altra parte, quindi ci rivediamo a borsa completa. Ed ecco qui la borsa Granny Girasole completata. Sono veramente molto soddisfatta del risultato, anche perché io amo tantissimo le borse realizzate con le mattonelle e questo è un progetto, diciamo, veramente anche molto facile, per cui anche le principianti possono cimentarsi. L'unica cosa che ho aggiunto, ho deciso alla fine di inserire una calamita al centro per poterla chiudere, ma volendo potete anche metterne 2, quindi anziché al centro metterne 2 praticamente sulle punte. Il totale di cordino Indalux che ho utilizzato è circa 350 grammi. Vi lascio comunque il codice sconto da poter utilizzare su Borgo dei Pazzi sia per acquistare questo cordino, ma per tutto il resto che trovate appunto sul loro sito. Le misure finali sono 31 in larghezza e 25 in altezza. Progetto veramente molto semplice, quindi si possono cimentare anche le principianti, ma se avete dei dubbi voi lo sapete, mandatemi un messaggio. E se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi sul mio canale perché arriveranno ancora tantissimi progetti. Ci vediamo alla mia prossima creazione.